Pensavate che fossi io il più cattivo? Sbagliato. Buongiorno YouTube e benvenuti sul canale di Musica Live. Qui Bedwolf. Qui è Risiam. E oggi siamo con una recensione a ritmo di carro armato. Il disco che vogliamo recensire è il penultimo disco della band svedese Sabaton, Carolus Rex. La band in tutti i suoi lavori tratta il tema della guerra anche attraverso eventi specifici e da tutti i punti di vista, ma questo album è stato dedicato alle loro nazioni, appunto alla Svezia. Questo disco affronta il tema della Grande Guerra del Nord, cominciata nel 1700 e conclusasi nel 1721. Nel 1700 la Tripla Alleanza Danimarca, Norvegia, Sassonia, Polonia, Lituania e Russia lancia un attacco all'impero svedese approfittando dell'inesperienza del giovane sovrano. Così inizia il conflitto nel quale, nonostante le speranze dell'alleanza di una risoluzione rapida, Re Carlo nel 1706 riuscì a mettere in ginocchio tutti i membri dell'alleanza, esclusa la Russia. L'album percorre tutta la vicenda storica dal principio del conflitto sino alla caduta dell'impero svedese. Il disco esce nel 2012 ed è l'ultimo disco ad includere la line-up classica formata dai chitarristi Oscar Montelius e Richard Sundin, il batterista Daniel Muhlbach e il tastierista Daniel Mir. L'album è composto da 11 tracce per una durata di circa 45 minuti. È il secondo disco distribuito dalla Nuclear Blast. L'edizione speciale del disco presenta 2 CD. In uno è quello standard e l'altro è l'intero disco riadattato alla lingua svedese, quindi con i testi cantati in svedese. Che dire dei Sabaton? Sono una figata pazzesca. Il disco comincia con Dominion Marismatici, una traccia introduttiva che crea il terreno per il brano successivo, The Lion from the North. Qui sbattiamo il grugno sul primo muro sonoro e anche sul brano più veloce del disco. Difatti il brano riprende il tema della prima traccia con chitarre, batterie e il resto degli strumenti a 1000. Già da questo brano possiamo notare la capacità del cantante Joachim Broden di comporre dei motivi musicali non eccessivamente complessi, però estremamente efficaci dal vivo. La voce tendente al baritono del cantante viene controbilanciata dai cori e dalle seconde voci dei membri del gruppo. È bilanciata anche nelle parti più acute dalla tastiera, in particolar modo nel bridge, dove il basso è un po' più protagonista. Immediatamente dopo il bridge veniamo presi a schiaffi da quello che è la solo probabilmente più difficile dell'intero album, seguito da un altro solo di tastiera. E qui il ritornello va a chiudere il brano. Il terzo brano del disco è Gott mit uns, traducibile dal tedesco in Dio ci aiuti, senza nessun riferimento alla fiction di Rai 1. Il brano è caratterizzato da una leggera diminuzione del ritmo, rimanendo comunque ben cadenzato. Il ruolo principale viene svolto dalle chitarre, che quasi vanno a doppiare la voce. In questo brano però non avremo soltanto la voce di Joachim al cantato, ma avremo anche le strofe in cui canteranno rispettivamente il primo e poi il secondo chitarrista. La solo della canzone non è un vero e proprio solo, è più che altro un rinforzo del bridge, che va quasi a ricordare anche delle melodie di musica folcloristiche. Il brano, come quasi tutti i brani del disco, si concludono col ritornello, in questo caso specifico la seconda parte del ritornello. Qui incontriamo la prima e unica ballata del disco. È una classica ballata power metal dove gli archi fanno da protagonisti. Più che altro tendono a creare un'atmosfera suggestiva nel quale si medesima bene la voce cavernosa del cantante. E la stessa voce e la stessa atmosfera che producono gli archi cercano di farci immedesimare e di rendere molto più intima la cosa, come se il cantante stesse raccontando a noi stessi la vicenda narrata. Di per sé il brano non ha un vero e proprio assolo, più che altro un mini assolo che dà l'opportunità al cantante di riprendere un po' fiato. La conclusione del brano si ha con lo sfumare del ritornello. Il brano seguente, 1648, attacca pesantemente con la batteria, che verrà poi seguita dal resto degli strumenti dopo 2 battute. 1648 non è un brano particolarmente caratteristico, è più che altro un ponte per il brano successivo. Infatti non ha particolari elementi che lo caratterizzino, tranne forse l'assolo, che è paragonabile a quello di The Lion from the North. The Caroline's Prayer si presenta con un organo che dopo qualche battuta lascia spazio alle chitarre e ai bassi che andranno a fare da linea guida uno dei 2 motivi principali del brano. Il brano in generale è un mid-tempo, dove il secondo motivo principale, guidato dal coro dei membri del gruppo, spicca maggiormente. Di per sé il brano si conclude più che altro con un fade out in cui vengono lasciati cadere piano piano gli strumenti e il coro continua
il ritornello. La title track inizia con la batteria che segue un mid-tempo che verrà poi accompagnato da delle chitarre e delle tastiere molto aggressive. Il pre-ritornello accelera leggermente e qui il pattern della batteria varia leggermente, diventando un po' più classico. Infatti il ride in questo caso va a ricordare quasi il ritmo di un metronomo. Oltre ad avere un ritmo coinvolgente dettato dalla batteria, avremo inoltre un muro sonoro degno della migliore ascesa al Valhalla, grazie ai cori ben bilanciati sia nella parte grave che nella parte acute. La solo del brano è pregevole ma non facile. Il brano finisce infine con la ripetizione del ritornello, come detto poco fa, e poi si conclude con lo stesso ritornello però posto in una tonalità più alta. Killing Ground ha un ritmo galoppante, in stile Iron Maiden e Judas Priest. Questo ritmo però più che altro va a rallentare durante la strofa e nel pre-ritornello. L'assolo si presenta come un classico assolo heavy metal, un po' come il resto del brano, dato che non viene fatto particolare uso delle tastiere. Il brano Poltava arriva piano piano con un fade in, per poi picchiarti tutto d'un colpo con gli strumenti che entrano tutti insieme, per poi passare alla strofa, dove il primo segmento della voce di Joachim è effettata in modo particolare e un po' va a ricordare alcuni brani di Rammstein. Il brano inoltre a un certo punto sfrutta delle linee militari che ti fanno capire che in quel caso il personaggio è il condottiero. In generale il brano ha una cadenza abbastanza cattiva, rimanendo comunque abbastanza leggero. Long Live the King inizia con le tastiere, che lasceranno quasi subito spazio alle chitarre, il cui tema principale verrà ripreso dalla voce nel ritornello. Il brano presenta una cadenza e un umore generale un po' in stile Requiem, i cori creano spazializzazione e il ritornello è molto ritmato. L'assolo di questo brano, pur non essendo molto complesso, passa dall'essere lento all'essere veloce, fino alla conclusione dove il ritornello verrà seguito dalla voce del cantante leggermente posticipata rispetto al coro. La conclusione di questo disco è lasciata al brano Ruina Imperi, in cui l'introduzione è affidata a degli archi atmosferici, per poi passare al brano vero e proprio in cui la tastiera fa da guida e gli altri strumenti seguono con un mid-tempo. Il brano presenta una particolare caratteristica che ancora non si era vista durante tutto l'album. Durante le strofe presenta in sottofondo una melodia orientaleggiante. Nelle strofe la voce del cantante è effettata in modo da ricordare la voce come esce da un megafono. La canzone è cantata in svedese in entrambe le versioni dell'album e, sebbene in questo brano non ci siano né bridge né assoli, qui abbiamo i cori sfruttati in maniera esemplare, in cui non servono soltanto a rinforzare il coro generale, ma hanno una personalità loro propria. E il brano si conclude appunto con i cori. Questo disco ci è piaciuto molto perché spazia molto all'interno dello stile caratteristico del gruppo e lascia spazio a tutti gli strumenti senza compromettere il sound della band. Il disco risulta molto coinvolgente ed efficace nella sua brevità e quindi non risulta affatto noioso. In realtà questo disco non ha veri e propri difetti, la produzione infatti di questo disco è fatta molto bene. L'unico difetto che mi sento di segnalare è soltanto il fatto che magari nella seconda metà del disco avrei voluto un pochino più di varietà nei brani. Siccome secondo me ci sono troppi brani con lo stesso tipo di tempo, mi sarebbe piaciuto anche verso la fine avere un brano che parte spirito tipo The Lion from the North. Qui finisce la recensione, speriamo che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Qui Badwolf. Qui Risiam, ci vediamo alla prossima recensione.